Ciao amici e benvenuti a questo mio nuovo video. Oggi ci troviamo in un'officina particolare perché vi voglio parlare della fioriera delle Goldwing e della targa ripetitrice per queste fioriere. Se l'argomento vi interessa, vi aspetto dopo la sigla. A dopo! Eccoci qua. Come vi dicevo prima della sigla, ci troviamo in un'officina particolare, quale ovviamente è quella di Marco Ori, lo specialista nell'elettronica e non solo. Vi dicevo prima che vi voglio parlare della fioriera e della targa prova per quanto riguarda le fioriere. Partiamo da un presupposto che per quanto riguarda il codice della strada non parla di questi portapacchi, di questo portatutto, non c'è una vera normativa in merito. L'unica cosa che possiamo dire è che questo aggeggio qui, questo portapacchi, questo portavaligie, è soltanto un qualcosa che noi winger mettiamo perché amiamo metterlo, anche se per quanto riguarda l'omologazione ho i miei forti dubbi. E siccome nel momento in cui noi lo montiamo, lo estraiamo per appoggiarci le valigie, andiamo gioco forza a coprire la targa. Quindi cosa dobbiamo fare? Dovremo mettere una targa ripetitrice. Ma attenzione, che il codice della strada non parla di targhe ripetitrici per questi aggetti, ma le targhe ripetitrici, quelle gialle, o meglio quelle arancioni, il codice della strada parla che devono essere applicate soltanto ai rimorchi o comunque a tutti quei veicoli che sono attaccati al veicolo principale. Nello specifico, vi vado a leggere, ecco qua, all'articolo 100,4 i carrelli appendice quando sono agganciati ad una motrice devono essere muniti posteriormente di una targa ripetitrice dei dati di immatricolazione della motrice stessa. Quindi parla di carrelli appendice. Questo qua non è un carrello appendice. La possiamo forse definire un appendice? Studiando, leggendo e confrontandomi con alcuni colleghi, lo possiamo leggermente paragonare a quei portatutto che montano i camper, per intenderci quegli strumenti, quei portamoto che i camper hanno. Ma se ci fate caso, non vanno a montare la targa gialla, ma non fanno altro che spostare la targa originale per metterla al posto del portatutto, del portamoto. Ma effettivamente se noi andiamo ad analizzare il codice della strada, noi dobbiamo, in sintesi, togliere la targa nel suo alloggiamento principale e spostarla sulla fioriera. Questo sarebbe diciamo, il lavoro più corretto, perché quello non è un carrello appendice, ok? Bene, cosa farò io qua da Marco Ori? Ve lo dico già, mi prendo io la responsabilità, non andrò a togliere la targa originale, ma andrò a mettere la targa ripetitrice, quella gialla. Voi mi dite, ma se mi hai detto poco fa che non si può fare, perché tu lo vai a fare? Ve lo spiego subito, perché io questa fioriera qui la andrò a utilizzare forse una o due volte l'anno, per essere proprio esagerati, non più di tanto. Quindi preferisco mettere una targa ripetitrice illuminata, quindi collegata all'impianto elettrico, quindi illuminata, giusto perché non voglio che la targa principale venga occultata, anche perché all'articolo 164 al comma 1 dice che il carico, quindi anche le valigie sono considerate carico, giustamente. Il carico, quindi 164,1, il carico dei veicoli deve essere sistemato in modo da evitare la caduta o la dispersione dello stesso, da non diminuire la visibilità al conducente, e non è questo il caso, né impedirgli la libertà dei movimenti nella guida, e non credo che anche questo sia il caso, da non compromettere la stabilità del veicolo, e qui vorrei aprire poi una parentesi, da non mascherare dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva, né le targhe di riconoscimento e i segnali fatti col braccio. Lasciamo stare il discorso dei segnali fatti col braccio. Comunque al comma 1 l'articolo 164 parla di non occultare le targhe
Ok, visto che noi andremo a occultare le targhe con i bagagli, a sto punto la soluzione potrebbe essere quella della targa ripetitrice. Ripeto, la targa ripetitrice, quella gialla, per intenderci, non è a norma. Dovremmo staccare questa. Io lo faccio soltanto perché la utilizzerò pochissime volte all'anno, la faccio col sistema che attacco e stacco la targa quando mi serve, ma giusto perché mi sembrava giusto mettere in mostra la targa sotto questo punto di vista. Bene, io spero di essere stato esaustivo sotto questo punto di vista, ma poi andremo a vedere come andrò a sistemare la targa sulla fioriera. Ah, dimenticavo, per quanto riguarda la fioriera, questa fioriera qui, quanti chili potrebbe portare? Allora, mi sono consultato con altre persone, 10 kg forse siamo al limite sotto questo punto di vista. Io ho visto qualcuno caricare la fioriera al limite con dei cavi agganciati al portacasco. Non so fino a che punto potrebbe essere idoneo un discorso del genere, perché i ganci del portacasco sono stati studiati ed omologati per trasportare un casco, quindi non sopportare il peso di una fioriera. Qualcuno ha messo all'interno del bagagliaio posteriore, ha messo una barra di ferro che collega i due portacasco in modo tale da distribuire meglio il peso. Anche quello per me è dubbio, attenzione, è un discorso mio personale, poi voi fate quello che meglio credete fare. Perché nel momento in cui qua, questa struttura qua è adibita a sopportare un certo carico, nel momento in cui noi andiamo ad aumentare il carico, rischiamo. Vi ricordo che il carico nel momento in cui si perde, la responsabilità civile e penale è nostra, il conducente. Non so se l'assicurazione copra, perché finché non succede nulla va tutto bene. Il problema nasce quando il carico di questa fioriera viene disperso. Non so fino a che punto l'assicurazione possa pagare, perché quella fioriera lì c'è perché la vogliamo mettere noi. Comunque, non voglio essere, diciamo, troppo catastrofista, diciamo che noi possessori di Goldwing amiamo abbellire le nostre Goldwing e la fioriera, perdonatemi, è bella, fa figa, noi la mettiamo e va bene così. Non so se questa fioriera è omologata, perché quando ho comprato la moto la fioriera già c'era, questa fioriera è stata installata dal primo diciamo, proprietario, da un noto meccanico dedicato delle Goldwing. Non faccio ovviamente il nome per un discorso di correttezza. Comunque, andiamo a vedere adesso come andrò, anzi come Marco Ori andrà a sistemare la targa secondo le mie specifiche. E abbiamo montato finalmente la nostra targa prova. Come vedete ancora non ho posizionato i numeri e le lettere perché lo farò in un secondo momento, ma vi faccio vedere quale soluzione con Marco Ori abbiamo studiato, o meglio, che Marco ha studiato in base alle mie esigenze. Allora io ho messo dei perni che vado ad agganciare direttamente sulla fioriera in questa maniera. 1 e 2, ok. Il filo lo vado a mettere qua sotto che c'è uno spinotto, ovviamente è uno spinotto diciamo idrorepellente, ovvero impermeabile, grazie Marco, impermeabile. E adesso vi faccio vedere come si illumina la targa. Ok, vedete fa la luce c'è e a posto, poi metteremo le lettere. Spengo pure, quindi questa è una soluzione che per me va benissimo. Vi ripeto, io questa targa la userò forse una volta all'anno, però volevo essere comunque sicuro. Io volevo ringraziare Fabio, che è stato lui a suggerirmi di fare questo video. E se questo video è stato utile, io vi chiedo di mettere un like a questo video, che il pollicione che vedete qua sotto. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al mio canale. Per farlo è semplicissimo, basta cliccare sulla parola iscriviti che trovate
qua sotto, iscriviti, e come disse il buon Nico Cereghini, casco in testa ben allacciato, luci accese anche di giorno e tanta prudenza. Ragazzi, se avete bisogno di Marco Ori lo trovate su internet, Orma Elettronica. Io comunque in descrizione metto il suo sito, la sua email, così se avete bisogno di qualsiasi lavoro per quanto riguarda l'elettronica, ma anche per quanto riguarda tutto ciò che ha a che fare i caschi, perché Marco Ori è specializzato negli interfoni. Fate una richiesta, Marco ve la realizza a vostro piacimento. Comunque ragazzi, grazie per aver seguito questo video e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao!